Buonasera a tutti, siamo al 25 marzo, Live in Quarantine torna di nuovo con una gratitissima ospite, Giada. Allora, Ciao! la puntata dell'altra volta è stata un C'erano dei peli che successo, volavano. non diciamolo da dove arrivo, è stato un successo e quindi a grande richiesta Giada è tornata a trovarci e probabilmente lo farà di nuovo da qui in futuro. La ringrazio. Le puntate saranno però caratterizzate in maniera un po' diversa rispetto alle altre. Sì, infatti non verrò a proporvi gruppi sconosciuti o particolari CD, perle nascoste delle discografie, basta lui in questo caso, ma semplicemente trattando sempre solo comunque CD live vi presenterò delle uscite a cui sono molto legata per esperienze, aneddoti vari che mi sono capitati. Oggi di cosa ci porti? Oggi vi porto questo, A Little South of Sanity degli Aerosmith, è uscito nel 1998 come il live dei Guns N' Roses di cui abbiamo parlato Qualche giorno fa. precedentemente, esatto, è un doppio CD live, guardate che bellissimo, con questo bellissimo maiale, e non è la registrazione di un unico concerto, ma sono più brani che sono stati registrati nel tour Che seguente. veniva dopo Nine Lives, se Esatto, non il loro sbaglio. ultimo album da studio del tempo, che era Nine Lives, da cui erano stati tratti singoli come Pink, All in My Soul, eccetera, eccetera. Parlaci un po' di più quindi di questo disco in particolare, di cosa ti lega a questo disco. Allora, questo disco me lo feci espressamente regalare per il mio 16° compleanno dai miei genitori, che ringrazio, i miei pusher musicali dell'epoca. E, ho un ricordo, sono molto legata a questo CD e in particolare a una canzone del secondo del CD2 che è Dream On. Bella, me la E ricordo. molto bella già di per sé. Mi ricordo però distintamente che il giorno del mio compleanno i miei genitori mi hanno portato a sciare, che io odio tra l'altro, e tornando Attenta che lo vedono questo video, poi lo scoprono. ma non è Non è un non è segreto. un mistero, però compiendo gli anni in mezzo alle vacanze di Natale non è che si può fare tante altre cose. Tornando indietro mi sono ascoltata a palla il nuovo CD e praticamente ho continuato ad ascoltare per un'ora il loop Dream On. Era tanto bella, bellissimo, con l'emozione che proprio del pubblico che trasmetteva questo live, che io in quel momento decisi che era quello che volevo fare nella vita, cioè lavorare nel mondo dei concerti. Sapevo benissimo che non avevo la pasta per fare la musicista, la cantante, eccetera, perché non sono... E non è anche le labbra di Steven E non Tyler. avevo le labbra di Steven Tyler, quindi non avevo proprio il physique du role. E quindi ho detto, bene, non posso fare colei che sta sul palco, ma voglio assolutamente diventare una delle persone che fanno in modo che questi artisti possano salire sul palco. Al tempo, l'unica figura che mi veniva in mente, perché non essendo chiaramente del settore, era tipo il fonico, quindi mi ero fissata che volevo fare il fonico audio, sogno che ho inseguito fino ai primi anni dell'università e poi ho accantonato, però diciamo Hai che avuto anche esperienze come sì, fonico. sì, l'ho inseguito perché ho fatto anche dei corsi e anche fatto piccole esperienze con gruppi locali, però insomma diciamo è quello che ha dato il via a Capito, tutto artisti che quanto. ci state guardando, se cercate un fonico, No, lei può farlo. no, Vende i vostri biglietti e fa da fonico. no. Due in uno. E quindi tutto qui, tutto insomma. Sai che Steven Tyler a proposito è di origini italiane, calabrese per la Ah, precisione, sì, ovviamente so che il suo cognome era Tallarico, mi sembra, Tallarico, però non mi sono mai informata bene sulla sua discendenza italiana, è ecco. di un piccolo paesino della Calabria dove è anche stato in visita qualche anno fa con grande riscontro nei media locali
e chissà, magari prima o poi deciderà di andare a suonare in Calabria per omaggiare la sua terra. Noi nel frattempo ce li siamo goduti 2 anni fa, giusto? Al Sì, a concerto di Firenze, io in Firenze. realtà li avevo visti anche un'altra volta prima, Hai fatto bene. a Rho sempre, Io invece li avevo visti per la prima volta lì e basta, molto belli. e Drummond dal vivo è sempre per me molto, molto emozionante. Assolutamente. Rifacciamo vedere il CD. Purtroppo esiste solamente la versione in CD. Curiosamente questo disco infatti non è mai stato stampato in vinile. Quindi Steven Tyler, Aerosmith, se ci state ascoltando, rimediate per favore. Ora, perché altrimenti Live in Quarantine non vi recensisce più. We want you! Ciao ragazzi, a domani e non lodatela troppo che poi mi No, si no, per monta la l'amor del testa. cielo. Ciao!